Nuovo video dei nostri acquisti, ragazzi. Oggi siamo qua per unboxare, per farvi vedere un pochino di cose interessanti, ma partiamo subito da una cosa non proprio da videogioco, ma insomma un film che è piaciuto a tante persone, e partiamo con un regalo che mi ha fatto G per il mio compleanno, che è Joker, la Collector's Edition del Blu-ray 4K. Ed è una Collector's Edition veramente interessante. C'è questo foglietto qui e poi c'è il posterino di Joker che insomma da aprire è un pochetto difficile perché Ti aiuto. il peso del tanto tempo tenuto qua dentro, però è un poster veramente stupendo, veramente apprezzato, comunque una collector's che per chi ama sto film è veramente fantastica. Poi abbiamo questo qui che è il fogliettino che dà Joker nell'autobus, che chiede perdono perché ha una malattia, insomma la malattia della risata. E poi abbiamo, vabbè, cosa abbiamo qua? Ovviamente il film, ci mancherebbe che non ci fosse. E poi abbiamo anche queste cose qui che sono tipo le cartoline, Sì. insomma, e sono carucce. È una bella colletta. Adesso non so quanto l'hai pagata, però insomma, Diciamo che per quanto l'ho pagata mi aspettavo di trovarci una steelbook dentro, onesta. Non il pezzo di cartoncino, però va bene lo stesso, dai, è bella comunque. se io ci guardavo dicevo ma perché non c'è una steelbook? Avrebbe fatto secondo me una figura. Peccato. Adesso manderemo una lettera a chi l'ha fatto dicendo molto molto male. Ora passiamo al primo gioco. Mi sono recuperato Assassin's Creed Mirage, la Launch Edition, pagata penso 10 euro. 8 euro. 8 euro? Non mi ricordavo molto bene. Sì. E vabbè, c'è il gioco, ovviamente, ci mancherebbe. Tra l'altro è praticamente immacolato. Sì. Si vede che l'ha giocato veramente poco. E c'è tutto. Adesso guardavamo anche. Oddio, no, queste cose le odio. Ok, ci siamo. Facciamo vedere un secondo. Ci sta la mappa e vabbè, queste cose qua, le cartoline e caruccio. Hanno le foto dietro. Ah sì, scusate, hai fatto bene a dirmelo perché me ne stavo perdendo. Allora, ho voluto recuperarla perché obiettivamente per 8 euro una bellissima versione, a mio parere, li vale tutti 8 euro, perché insomma, comunque è sempre Assassin's Creed. Io amavo la serie, nei primi fino al 3, l'ho giocati, poi dopo dal 3 in avanti non li ho più giocati, ragazzi, è successo questo, ho smesso di giocarli perché mi hanno un po' scocciato, obiettivamente, sempre la stessa minestra riscaldata, una certa, ti stanchi. Però questo Mirage dovrebbe essere un ritorno alle origini di Assassin's Creed, con meno open world, con una mappa un pochino più risicata, e quindi ecco perché ho detto vabbè dai, prendiamolo. Ci giocherò? Non lo so, sinceramente non nell'immediato, però magari prima vorrei recuperarmi i vecchi Assassin's Creed, anche se sono un pochetto diversi, però vorrei tanto recuperarmeli perché secondo me ci sta, cioè una serie mi piace giocarla in ordine d'uscita. E poi abbiamo un giochino che l'ho preso da Game Life. A quanto? Boh. Ma pochissimo, sui 6 euro mi sa. Su 5 euro addirittura. forse 4 euro. Comunque ragazzi è un titolo sì, pagato sui 4 euro, che mi interessava sinceramente, mi ha incuriosito da qualche gameplay che ho visto in passato e ho detto vabbè, per questa cifra me la rischio, nel senso, Ci sta. cioè l'ho messo in collezione, prima o poi lo giocherò, insomma adesso vediamo, però boh, vediamo. Ah, vi ricordo anche, se volete qualche gameplay sul canale, fateci sapere di quello che vi stiamo mostrando, ovviamente. Altrimenti non portiamo più nulla sul canale e si chiude. Esatto, molto bene. Questo sarà l'ultimo video Sì, del infatti. canale. Ecco, a proposito di canale,
Qua c'è un altro regalo di IG che è fantastico, cioè, tanto ce lo siamo fatti a vicenda. Sì, praticamente è stato Natale dell'anno scorso, ci siamo fatti i regali, entrambi ci siamo regalati lo stesso gioco, però Senza saperlo. anziché fare il reso di uno, ho detto vabbè dai, ce lo teniamo entrambi, anche se abbiamo 2 copie, vabbè, Sì, infatti. pazienza, cioè i regali non si fa il reso, ecco, io penso questo. Esatto, cioè comunque è sempre un regalo, quindi è un peccato, però senza saperlo ci siamo fatti il regalo a vicenda, cosa fantastica. Infatti tipo è successo che tu cosa mi hai fatto, tu cosa mi hai fatto, alla fine è venuto fuori che era lo stesso Sì. regalo, ma va bene così. Volevo dirvi insomma su questo gioco che l'intenzione era di portare una serie sul canale verso novembre, ottobre, fine ottobre, inizio novembre, insomma, o ottobre-novembre, comunque vediamo. Anche dicembre, vediamo, perché Sì. ancora abbiamo tante serie da finire. Abbiamo ancora The Last of Us, Mafia, Sì. quindi insomma, vediamo un attimo, però l'intenzione è di portarlo perché è un horror e a noi gli horror piacciono, dobbiamo ancora giocarlo, Sì. ne approfittiamo. Questo l'ho trovato a un prezzo abbastanza buono, considerato che è la versione italiana spagnola che vale di più. Cioè, ho scoperto questa cosa, che Robocop, se tu vai a prendere in versione inglese, tedesca, quel che è, vale non tantissimo, ma la versione spagnola e italiana, trovarla è un po' complicato. Infatti questa è l'espansione, adesso poi avremo anche un'altra cosa che vi farò vedere, è un'espansione del gioco base che tra l'altro l'ho pagata quanto? Penso 20 euro se non sbaglio. Se non sbaglio sì, era 19 qualcosa. Sempre da Game Sì, Life. sì. E obiettivamente su Amazon sta a 38 euro, 37. Cioè ragazzi, ho fatto un po'... Adesso l'ho preso tipo 2 mesi fa, Sì. praticamente. Ho fatto un affare secondo me. E un altro affare che ho fatto appunto collegandoci è Robocop Rogue City. Sempre versione italiana e... insomma... anche inglese mi sa se non sbaglio. Comunque pure questo ragazzi l'ho pagato penso 15 euro su Vinted, però, e secondo me è un affare perché Robocop Rogue City in versione italiana ho visto che non si trova, cioè c'era su Amazon a 26 nuovo, però non so se poi ti mandano la versione italiana, ti mandano la Esatto. versione, quindi ho detto vabbè lo prendo su Vinted, almeno c'è la foto, lo vedo. E che cazzo, cioè così me ne accorgo, no? Quindi secondo me sono 2 affari questi 2 Robocop presi in questo modo. Abbiamo fatto un buon affare secondo me. Concordo. Questo qui invece l'abbiamo preso da Game Life sempre perché avevamo tipo il buono dei soldi dell'usato che abbiamo portato per Kronos all'epoca. E poi abbiamo preso... non ci aspettavamo, ecco, sta cosa non l'abbiamo mai raccontata, che abbiamo portato tanti giochi per poter prendere Kronos scontato comunque, magari non pagarlo, prendere proprio tipo quei 50 euro e basta. Invece poi è andata a finire che tutti i giochi che abbiamo portato ci siamo fatti tipo 120 euro, quanto erano 140. Sì, abbiamo fatto anche il bonus di 20 euro ancora da spendere. Tra esatto, l'altro. quindi abbiamo preso Kronos, qualche altro giochino che appunto state vedendo adesso, e in più ci sono rimasti altri crediti, quindi insomma incredibile. un affare. Cioè se ci pensi veramente abbiamo fatto un affare, Cioè, secondo me interessante. Un affare abbastanza sostanzioso, perché metti che abbiamo portato titoli che ormai su Vinted non si possono più vendere, che anzi su Vinted se li vendevi li dovevi mettere tipo a 2 euro. Invece da GameStop ti hanno dato 3 euro, 4 euro, addirittura qualcuno anche 5, 6. Tipo Quindi... GTA 5 che su Vinted lo vendevo quanto? 7 euro, mi hanno dato tipo 8-9 euro con il Pro. Sì. Perché poi ho fatto anche la tessera Pro, perché la gratis. tizia mi ha consigliato di farla perché sì, pagavo la tessera Pro, però dopo tutto il sovrapprezzo dell'usato ci guadagnavo un bel po'. Sì, praticamente diciamo che in questo caso era conveniente perché non pagavi la carta, nel senso, No. perché in questo caso essendo che c'erano così tanti giochi, anziché tu dover pagare la carta, anzi non l'hai pagata, in più ti hanno dato 20 euro nella extravalutazione, cioè quindi tipo se prima lui, cioè Fablinker doveva ricevere 80 euro, con l'extravalutazione ne ha ricevuti 120 e la carta è venuta gratis. Praticamente. Cioè quindi non l'hai pagata, No. hai altro credito da spendere, cioè grandioso. E quindi ci siamo presi qualche macchinina della Formula 1 che vi faremo vedere, spoiler, Sì. e questo Outriders, che questo è la versione con l'espansione ed è un titolo cooperativo purtroppo solamente online,
però è un titolo che ho sempre voluto giocare e recuperare. Ho detto vabbè, dai, tanto che qui costava tipo 5 euro pure questo, mi pare, Sì, quindi ho sì, detto sì. vabbè dai, compriamolo, va, forse è arrivato il suo momento. E questo è un consiglio che mi ha dato G, Sì. e io l'ho comprato. Se volete vederlo sul canale fateci sapere. È un titolo Evil Nun, la nonna diavola. Insomma, Allora, questo te l'ho consigliato perché è un gioco molto cazzaro, molto leggero, che può star bene magari in uno stacco tra un gioco e l'altro, perché questo non è per nulla serio. Cioè, a parer mio si gioca con molto divertimento e secondo me nel canale ci sta, secondo me. Poi dite assolutamente. voi, però. Cioè, secondo me come gioco horror, tipo una serie secondaria, ci starebbe da Dio, a mio parere. Però Sì, a fateci parte che ci sapere. stanno tanti finali, tanti modi di arrivare alla fine, perché appunto, cioè, praticamente noi siamo un qualcuno che deve salvare questi bambini da questa chiesa, insomma, diciamo così. Adesso sto proprio spiegando malissimo, no? Però è per fare un riassunto. E quindi ci sono diversi finali, cioè magari puoi salvare i bambini, non puoi salvarli, scappi solo tu, oppure muori anche tu, penso, non lo so, però comunque c'ha molti finali. E tra l'altro l'abbiamo pagato su Vinted, su Vinted, sì, No. vabbè, su Amazon nuovo 20 euro, penso, meno, 16. No, non mi in ricordo. realtà forse tipo 30. 30 addirittura Sui costava? 30 euro. Ammazza. O no, Allora forse ragazzi, 24, una cosa del genere, non lo so. comunque me l'ha consigliato ed è un titolo secondo me che ne varrà la pena se voi volete un futuro. Si può anche portare, visto che l'horror, noi ci piace l'horror, perché no? Perché Ma no? sì. Ecco, Alan Wake 2 Deluxe Edition. Ci sono anche le espansioni che io ho fatto il gioco base sul canale. Se volete, le espansioni si possono anche portare, per carità di Dio. Nessuno ci dice di non farlo. E magari lo facciamo anche insieme, perché lei magari si recupera. Adesso stava giocando il primo Alan Wake. Sì. Magari ci recuperiamo tutta la serie e poi le espansioni le facciamo insieme sul canale. Potrebbe essere un'idea. Io mi viene da ridere perché sto bestemmiando con Alan Wake. Perché il primo è abbastanza. Madonna quanto sto bestemmiando, però ammetto che ha una bella storia, anche se devo essere sincera non ci sto capendo un cazzo, È normale. perché è troppo complicata, è spiegata veramente in modo confusionario, però ancora vabbè, devo finirlo, quindi vediamo. E quindi poi successivamente volevo giocare sia Control che Alan Wake 2, quindi vediamo. E anche i giochi secondari. E i giochi secondari che adesso vediamo, Vabbè, perché io non ce li ho. American Nightmare. Ma non ce l'ho, quindi vediamo. C'è su Xbox, ce l'ho io. Ce l'hai tu, allora perfetto. Ce l'ho io. Ma tra l'altro questa versione fisica, sapete che costa tipo un fottio di soldi? Sì. Cioè, io l'ho trovata penso a 20 se non ricordo male. Sì. 20 euro ragazzi, su Vinted. Fortuna che c'era sta ragazza che se ne voleva sbarazzare. E io mi sono messo lì e ho detto vabbè, facciamo un'offerta. Oh, ha accettato. Stava a 25, ho messo 20, mi ha accettata, ma compralo subito anche perché vale 50 euro. Beh, oddio, 50 euro forse ormai nuovo, però usato sta anche sui 35-40, vabbè, quindi sì. diciamo che non abbassa di prezzo, ecco. Che poi vabbè, usato nuovo alla fin dei conti ragazzi sembra nuovo, cioè, quindi va, poi siamo sempre va benissimo. Cioè. Una volta c'era sta cosa dell'usato, che avevi paura che il disco magari era graffiato, non funzionava, mancava il manuale. Adesso ho un nuovo usato, il manuale non c'è di base, il disco ormai chi cazzo te lo graffia, al massimo la custodia, però quello ormai si possono anche cambiare, quindi. Poi diciamo che i dischi ormai sono abbastanza resistenti di base, cioè, non è come una volta che quelli PS1 si rompevano subito, bastava 2 tacchette. Anche PS2, esatto. Madonna, quelli specialmente. Anche questo titolo è uno di quelli che non abbassa di prezzo. Che lei ovviamente mi ha regalato perché insomma mi ha fatto questo regalo fantastico, indica un titolo che ho sempre voluto provare e all'epoca volevo portarlo pure sul canale. Però non ho mai avuto la possibilità perché, a parte che non abbiamo avuto la possibilità, ma ragazzi voi non commentate, non dite nulla. Noi avevamo chiesto anche in un post su YouTube cosa volevate portato, avete detto ovviamente The Last of Us. Beh certo. Successivamente però negli altri patate, cioè dovete commentare, dovete rispondere perché noi non sappiamo cosa portarvi. Perché noi già si è capito, siamo amanti dell'horror, noi portiamo quello. Tutto, porteremo però indica un gioco che secondo me portarlo sarebbe tanta roba. Ci pensiamo. Però nel caso fateci sapere che potrebbe essere la prima scelta.
raga, qua, questa è un gioco che sul canale ha avuto un certo successo. Police Simulator. Poi nuovo, tra l'altro, perché uno su Vinted lo vendeva nuovo, se non ricordo male. Pagato pochissimo, 10 euro, credo, non mi ricordo. Però sta di fatto che è un gioco che adesso io non sto più portando avanti la serie perché ormai, cioè, quello che c'era da vedere si è visto. Anche perché l'ho quasi platinato a forza di farci video. Però insomma, se volete altri episodi fatevi sentire perché è già da 2 mesi che non lo portiamo, quindi ogni tanto una bella buttata lì su Police Simulator ci può anche stare, non si nega nessuno. Un occhio al passato, un occhio al passato, è il culo al futuro. Comunque no. Poi c'è Star Wars Jedi Survivors e voi direte ma che cazzo ci fai con Allora, io non sono un grande amante della saga di Star Wars, so che adesso metterete dislike ma non me ne frega un cazzo. Però di base l'importante è che se ne parla, non come si parla. Esatto. Però bisogna essere sinceri. Allora, visto che io qua sul canale porto la mia vita, la mia sincerità, vi dico che a me la saga di Star Wars non piace. Cioè, meglio, non è che non mi piace, non l'ho mai approfondita. E non mi viene neanche la voglia di farlo, sono sincero. Però questi qui so che sono degli Star Wars diversi, Souls-like un pochino, e il primo è Fallen Order, ok? Tra l'altro io in passato ho giocato a dei Star Wars su PS3 e i poteri della forza 1 e 2 e mi sono piaciuti tantissimo. E questa è la cosa strana, cioè, capito? Non mi va di vedere la saga di Star Wars cinematografica, però alcuni giochi mi piacciono di Star Wars, quindi sono io che sono malato. Però va bene, cioè, per carità. E perché ho comprato Jedi Survivors che non ho Fallen Order? Il pensiero uno potrebbe... Perché? Ragazzi, non potevo non comprarlo. Quanto l'abbiamo pagato? 3 euro. 3 euro. Cioè, che devo fare? Lo lascio lì? Da Media World poi, tra l'altro. Che fai? Che fai? Te ne privi? Assurdo. Cioè, 3 euro, raga, nuovo in celofanato, perché non so, avevo messo questa promozione di giochi che non riuscivano a vendere a tipo 3 euro. No, infatti quando siamo arrivati alla cassa la signora fa, perché noi ne avevamo presi tipo 2 o 3 di giochi, adesso non mi ricordo quali erano gli altri. L'altro era UFO Robot col Drake, che adesso vale un pochino tra l'altro. La signora fa, guarda, l'ho messi proprio stamattina questi in offerta, un buon acquisto, grazie che è un buon acquisto, ne vale 20 e passa, tu lo metti a 3 euro, che cazzo. Quindi ne ho approfittato perché se mai mi piacesse Fallen Order, un giorno quando lo comprerò, so già questo 3 euro, cioè, capito? Non devo riacquistarlo. Sì, esatto. Ne ho approfittato, magari poi se mi fa schifo Fallen Order lo vendo, che c'è di male. Questo è un titolo che ho preso dove? Probabilmente in uno dei lotti, io non mi ricordo più. No, mi sa che l'ho preso da quel ragazzino, quel bambino a Ravenna. Era questo? Mi sa di sì. È vero che dentro c'era pure Professor Layton. Sì, ho preso Professor Layton e questo a 20 euro, tipo una roba del genere. Sì. No, Sherlock Holmes per Nintendo DS, a me i Sherlock Holmes piacciono, questo so che non è canonico, cioè è un esperimento tipo, come per dire, quelli a enigmi, sì. No? Però ho voluto comprarlo perché Sherlock Holmes io li vorrei avere tutti, sono sincero, a prescindere dalla qualità e dalla console, anche perché dovremmo recuperare il 3DS e questo ci va nel 3DS, quindi sti granché. È da mesi che dobbiamo recuperare sto 3DS, ancora siamo in alto mare. Ma un giorno succederà e voi sarete partecipi di questo evento. Sì, perché non vediamo l'ora. Esatto. Poi qua torniamo praticamente nei film. Allora. Vi spieghiamo. È solo la fine del mondo, esatto. Il contesto è molto semplice. Adesso lo metto qua sotto perché non c'è più spazio ormai. Anzi, qua facciamo così, guarda che bello. Che spettacolo. Allora, questo qui l'abbiamo trovato a un mercatino che lo svendevano a 1 euro. Sì. Che fai? Cioè, allora, noi non conosciamo il film, volevamo vederlo. Tra l'altro abbiamo scoperto che la versione italiana su Amazon mi sa che non c'è più. Non c'è più? Non è più disponibile. Su Vinted non si trova nemmeno, anzi l'unica copia che avevo visto, non mi ricordo appunto se era su Amazon o su Vinted, costava sui 20 euro, perché a quanto ho capito è una copia che non si trova più, nemmeno l'ho trovata sugli altri siti come, che ne so, la Feltrinelli e roba del genere. Quindi, siccome noi siamo amanti di film e siamo dei cinefili, quando andiamo nei mercatini o comunque siamo in giro nei negozi guardiamo sempre i Blu-ray.
abbiamo visto questo, che tra l'altro era l'unico Blu-ray in quel mercatino. Ho controllato, ho dato un'occhiata veloce, ho detto, boh, vediamo se vale tanto, si prende, se ci piace lo guardiamo, ci piace lo teniamo, al massimo si rivende, perché per €1 che fa, lo lasci lì. Infatti noi lo guarderemo prima o poi e decideremo se venderlo oppure no, perché c'è scritto che poi è stato premiato al Festival di Cannes, quindi cioè insomma cioè che è stato al Festival di Cannes, poi mi sa che non lo so onestamente, però vabbè, lo guarderemo perché può essere interessante. Tra l'altro ci sta l'attrice di Death Stranding, per chi magari non la conoscesse proprio come attrice, ma la conosce solo sul gioco, che Così. sarebbe lei, è l'attrice che fa Fragile, ecco. A random, proprio Sì. ci sta. Poi qui c'è un altro film, questo l'hai preso tu? Questo l'ho preso io perché una sera eravamo al sushi e stavamo parlando. Allora io ho detto, ma sai che una volta c'era quel film dove abitavo, perché io abitavo in un'altra casa quando ero più piccolo, no? E poi nel trasloco si è perso, io non so più dove cazzo sia finito. Ho detto, ma sai c'è quel film di calcio che mi piaceva così tanto, è da anni che vorrei prenderlo. Che era appunto Sfida per la vittoria, sì. Sfida per la vittoria. E l'ho trovato. L'ho preso su Vinted a tipo €2, €1, non mi ricordo. E tra l'altro ho scoperto che la versione italiana in realtà non è così, non vale così poco. Perché sì, su Vinted lo trovi €1, €2, ma è gente che non lo sa. Sì. Ma effettivamente è un film che non hanno fatto molte copie. Quindi vale abbastanza. Non dico tanto, però ha un valore comunque verso i €10. 10-15 € se non ricordo male, però insomma me lo sono voluto recuperare perché l'idea è di rivederlo insieme un giorno appena avremo la possibilità, perché ci stanno tanti impegni, tante cose da fare, però succederà un giorno, ne sono sicuro. Ora vi facciamo vedere un altro regalino che mi ha fatto G da poco tempo, tra l'altro. Sì. È abbastanza recente, nemmeno un mesetto. ed è qua si parla di musica, quindi potremmo farlo su Fablinker Music ormai, ma va bene. Vero? Comunque sta di fatto che è il disco dei Normandy, che tra l'altro piace anche a lei. Madonna, quanto mi piace. I CD Dark and Beautiful Secrets. È un CD veramente fantastico, tra l'altro l'unico dei Normandy che ho, perché non li ho mai avuti, cioè l'avevo in lista ma non l'ho mai comprato perché costava un po', obiettivamente. Ed è fantastico, cioè io veramente questo CD lo apprezzo tanto. Poi non so cos'altro hanno fatto perché non l'ho più seguiti, nel senso che ho perso un po' di aggiornamenti e non so bene l'ultimo album quale sia, però questo è un album che io all'epoca ho ascoltato tantissimo, che tutt'oggi se ascolto mi piace, continuo ad ascoltarlo e quindi ci sta assolutamente. Ringraziamo G per questo regalo. Grazie stupendo. G per averci inviato questo CD, questo codice, no? questo CD di musica. Comunque questo video è infinito perché il rag continua, però altre due cosette. Partiamo. Due, poi sì, vabbè, parliamone. Continuiamo con un Funko Pop a tema film, ragazzi, o videogiochi, in realtà entrambi, perché è di Funko Fusion. Esattamente. E infatti questo è allora l'ho comprato da €1. Dove cazzo eravamo? No, da GameStop c'era il 3x2, una cosa del genere. Ah, sì, vero. Che io ne avevo presi 2. E io ho preso il terzo. Abbiamo fatto un 3x2, ne ha presi 2, io il terzo, e li abbiamo pagati come fossero solo 2 acquisti. In mezzo c'era questo Sean. E io amo questo film, no? È un film fantastico, me lo guardo ogni tanto e mi fa sempre morire da ridere. L'Alba dei morti dementi, ragazzi, è fantastico, è veramente bello. E c'era questo Funko Pop che io non potevo farne a meno e l'ho preso molto molto volentieri. E tra l'altro si può usare su Funko Fusion, però c'è una stronzata, che noi pensavamo che in base al Funko Pop ci fosse quel Funko Pop da riscattare dentro Funko Fusion, e invece no, è random. Mi sa che è random, perché abbiamo riscattato il codice pensando di avere lui come personaggio e invece c'è nato un personaggio completamente a caso. E io quindi ero depresso. Secondo me è una cagata. Vabbè che poi Funko Fusion l'abbiamo rivenduto perché provandolo abbiamo visto che non era tutto sto gioco. Io l'ho voluto acquistare perché appunto colleziono Funko Pop e mi sembrava anche un titolo abbastanza interessante, leggero da giocarci la sera prima di andare a dormire.
però invece è risultato essere una merda. Diciamo che ci ha molto deluso Funko Fusion. Abbiamo giocato 2 sere e poi abbiamo detto ascolta, qua Va bene così. non c'è ciccia per pappa. E non c'ha senso. È una battuta di merda. Vabbè, non ti preoccupare, come il gioco. Però è bello. Vedi? Tutto ha un senso. Il gioco non c'ha senso, la battuta non c'ha senso. Ma ora passiamo alle Hot Wheels. È il momento Hot Wheels del video fine video, sempre. Ne ho prese qua, perché abbiamo prese... Te ne hai prese delle altre ancora. Comunque, sono 6. E partiamo dalla Honda Civic del 2018. Guardate che bella che è. Cioè, dai, ragazzi. Quanto è bello. Sì, ok. Che non... Vabbè, sì, mettiamo da qua. Ma va bene. Poi... Sì, va bene lo stesso, vabbè. Abbiamo la Blitz Speeder. No, Speeder. No, Blitz Speeder. Vabbè, è difficile da pronunciare questa, obiettivamente. Però è quanto difficile, ma quanto è bella. Cioè, Concordo. obiettivamente è stupenda. Molto bella. Mi piace molto. E a me piacciono le auto sportive, se non si fosse capito. Sportiveggianti, sì. Esattamente. Tranne questa, che è una Ford Model A custom degli anni 31. Dico bene? Addirittura. Ammazza. Questa è vintage. Molto bella pure questa. Poi questa te l'avevo consigliata io, perché ho visto Sì. che era molto bella. Sì. Però non l'ho voluta prendere nella mia collezione perché sinceramente non mi convince più di tanto. Però tra quelle che c'erano esposte era la più bella. È sempre della serie TV, tra l'altro, Let's Race, è la Roger Dodger 2.0. Penso che sia quella elettrica, perché c'è scritto EV con la V tipo con l'elettricità. Cioè, io odio le macchine elettriche, però questa qui è molto bella come colori, mi piacciono molto. Anche questa te l'ho consigliata io perché ho detto dai, ti piace la Vabbè. MotoGP e che cazzo. Questa non te la compri, la Ducati? Non te la compri? Questa te la compri, La Ducati Desert X, fantastica. Poi questa è una figata pazzesca. Questa è una hit. Batman and Robin Batmobile. Smash. Non Batmobile, Batmobile. Vabbè, niente, ragazzi, il mio inglese è un po' particolare. Cioè, è bello che io l'inglese lo so anche tradurre, però a parlarlo faccio un po' di fatica, se non si è notato. Però la Batmobile è veramente un telefono fantastico. Dio cane, Dio. Vabbè. Ragazzi, la Batmobile, ovviamente, non la Batmobile. Comunque, quanto è bella? Voto 3 su 10. Voto Smash. No, scherzo. Voto Smash, perfetto. Mettiamola, dai. Ragazzi, è tutto. Direi che è abbastanza esaustivo quello che abbiamo fatto vedere, ormai tipo 150 cose. Abbiamo fatto 2 video tipo nella stessa mattinata, perché avevamo un sacco di roba ancora da far vedere. Ma questa è roba accumulata da praticamente tipo tutta l'estate, perché noi abbiamo portato tantissimi unboxing di giochi che poi effettivamente abbiamo vendevamo su Vinted, e poche robe nostre. Esatto. Quindi si è accumulato tutto. Però abbiamo, diciamo, siamo un po' arrivati a farvi vedere tutto per il momento. Manca qualcosa mia in realtà, dobbiamo fare anche un video sulle mie cose, però sono molte di meno. Lo faremo la prossima volta. Yes. Tanto qua c'è sempre tempo. Ragazzi, è tutto. Ci becchiamo alla prossima, grazie mille e mi raccomando Smash. Ciao.